Simone P, buonasera. Buonasera. Siamo già in diretta da un po', però adesso è partita la registrazione, quindi a posto. Però tu che ci ascolterai in macchina inizia a sentire da questo momento. Quindi ciao e grazie di aver scelto il podcast del bartender. Ma se faccio un rutto, tipo... Era piccolino, fine. ci sta. Va bene. Allora, iniziamo subito la puntata con il nostro Simone, che è un ospite diverso dal solito. Sono molto contento di averlo qua e sono molto contento di essere riuscito a portarlo, perché lui ha una storia molto interessante e anche lui fa parte della grande famiglia dei figli miei. Detto questo, parto io dicendo due cose e poi dopo inizio a lasciar parlare Simone. Simone lo conosco da quando eravamo ragazzini. Penso che giocavamo a calcio insieme o ci conosciamo. Comunque è di Sassuolo, lo stesso paese dove sono nato e cresciuto io. Non mi ricordo precisamente quando ci siamo conosciuti, però comunque ci siamo... 15 anni. Sì, avevamo 15 anni. Poi, diciamo, quando abbiamo iniziato ad avere rapporti più stretti che mi ricordo io era perché Simone ha iniziato a fare il PR per me. Io insieme a un mio amico facevo il PR. E oltre a fare il PR, dopo avevamo iniziato ad avere noi a nostra volta dei PR e Simone insieme, come si chiamava l'altro tuo amico? Berse, Andrea. Simo e Berse, sì. Simo e Berse erano i nostri PR che facevano i loro feste, i loro compleanni, le loro cose spaccavano. Detto questo, poi negli anni poi io ho iniziato a lavorare, poi andiamo avanti di molti anni e Simone ha iniziato anche lui la stessa carriera che avevo intrapreso io e oggi, questa sera, racconteremo la sua storia e oltre alla sua storia racconteremo alcune cose molto interessanti che fanno parte di lui, che ci tengo che lui si metta a raccontare in questa puntata, che sono interessanti per me, che io ovviamente già conosco, però mi interessava per dare informazione. Scusate, ho letto la chat. E quindi ci tenevo. Allora, intanto ciao Simone, e come al solito io ho la mia lista di note nella mia agenda in cui tengo per mantenere il filo del discorso che facciamo. Iniziamo ovviamente dall'inizio, dalla tua storia personale. Raccontami come ti sei avvicinato a questo mondo, come hai iniziato e poi man mano che vai avanti io ti interrompo, io comunque ti farò delle domande per saperne sempre di più. Intanto ragazzi vi ricordo di nuovo che se ci sono problemi a livello di audio, a livello video, qualsiasi cosa, voi scrivetelo pure nella chat, tenete pure la chat attiva, così io cerco di risolvere le cose durante la puntata, così da avere un prodotto migliore per tutti quanti. Ok, Pif, parti pure. Vado. Grazie Carmine. Ciao a tutti. Io allora, come già introdotto, quindi sono di Sassuolo, vengo da Sassuolo. Conosco Carmine da quando abbiamo 15 anni, quindi anche questo, secondo me, insomma, è una cosa molto bella il fatto che abbiamo continuato un percorso cominciato in un altro modo. Io allora esco come tanti, magari non ho fatto un alberghiero, quindi ho cominciato facendo un istituto tecnico, quindi tutt'altro, ho fatto tutt'altro subito. E poi dopo, insomma, finisco la scuola, mio padre ha una ditta edile, fa il muratore, quindi io ho detto, vabbè, intanto vado a fare quello che è bello. In Ah, hai verità. fatto il murero per i primi anni? Esatto. Sei stato un grande murero? Ok. Sì, 6 mesi, perché poi infatti ho detto, no, guarda, questa non è la mia strada. E quindi da lì, non sapendo, un po' spesato, perché comunque io sono uscito dalla scuola che eravamo in piena crisi, proprio nel periodo più buio. È E vero, ne quindi... parlavo, scusi ti interrompo, No, no, scherzo. ne parlavo nella scorsa puntata, infatti, perché Matteo Esposto nel 2008 lui aveva aperto Flare Shop in piena crisi, che non esisteva la PostePay, non esisteva, c'era Prisca la notizia che diceva di non Sì, sì. comprare online. E invece, come avevo detto anche io, uguale per come era stato per te, quando noi abbiamo finito la scuola, invece c'era quella crisi che non c'era lavoro per nessuno. Quindi non essendoci lavoro per nessuno, ci siamo affacciati nel mondo del lavoro che il lavoro non c'era. Che avevamo, mi ricordo, fortunatamente la mia famiglia no. Però mi ricordo molti genitori di nostri amici che erano tutti quanti a casa perché erano stati lasciati a casa dal lavoro. Quindi se vi interessa questo discorso, puntata scorsa con Matteo Esposto. Quindi, ok, vai pure avanti, Piv, scusa, l'ho interrotto. E no, niente, quindi io subito, diciamo così, ho mediato lavorando con mio padre, poi dopo, conoscendo Carmine, lui ha cominciato un anno prima di me a fare questa vita, io comunque, come ha detto, ero già nel mondo dei club, delle discoteche, così ho detto, boh, ascolta,
sempre bello, rimango nell'ambiente in cui mi piace, faccio un corso e vediamo come va. Quindi poi da lì ho fatto qualche corso e più dopo sono partito. Dove l'hai fatto il tuo primo corso? Allora, i primi due corsi li ho fatti in una scuola a Reggio Emilia che secondo me adesso non c'è neanche più. Si chiamava, non mi ricordo, bartender, non mi ricordo, sono sincero. È una scuola a Reggio che secondo me non c'è più adesso. Ma Ti dico la verità. era una scuola o un locale? Era un locale che faceva dei corsi. Ah, quindi era la classica, tra virgolette, scuola che invece è il Sì, barman che ne sa che oltre ad avere il suo locale organizza i suoi corsi dentro il locale. sì, Ok, ho esatto. capito. E quindi poi da lì il buon Carmine partiva per fare la stagione a Riccione, lì sì. E quindi ho detto, ascolta, io ho fatto un corso. Intanto magari cominci come PR, vediamo com'è, poi se si trova da lavorare come barman, volentieri. Quindi Ah, così è stato. quando eri venuto la prima volta era andata così? Cioè Sì, eri venuto facendo il PR e cercando. esatto. Era quando? Il 2013? 2011-12. 11 o 12? Sì. Mm, Sì, 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 11-12. ok. Forse 2010 anche, ti dirò. No, 2010 ero lì da solo. Allora 11-12. E quindi da lì in po' è partita questa passione che poi ovviamente si è dovuta evolvere per diventare passione, subito era solamente un lavoro. Poi finita la stagione comunque sono riuscito anche a trovare un locale, quindi ho fatto le mie prime esperienze in Riviera. Sono tornato a casa, ho cominciato a lavorare in un locale a casa, ma magari come può succedere subito non è semplicissimo, nel senso che magari quando si comincia si lavora 1, 2 sere a settimana, quindi subito anche per me era tosta, però non so perché mi piaceva, volevo continuare a fare il barman, stare dietro il banco, mi piaceva. E quindi poi, insomma, ci è voluto un po', ma da lì questo è stato un po' il mio inizio, il mio approccio al mondo del bartending. Ehm, sì, poi dopo ho Sì, è trovato loca stato... Scusa, ti interrompo, no, è no, no, scherzo. stato... Mi ricordo che soprattutto agli inizi è difficile anche riuscire a farsi prendere seriamente, no? E quando inizi, ne parlavo anch'io nelle puntate scorse, non mi ricordo se con Matteo o con un altro ospite, di quanto, tipo anche io da Sassuolo me ne sono poi andato anche perché poi molto difficilmente ho trovato spazio, perché poi avevo fatto tutta l'infanzia, tutta comunque da quando avevo 12-13 anni fino ai 16-17 avevo sempre fatto il PR, anche 18 avevo sempre fatto il PR, quindi con contatti ne avevamo un sacco e comunque quando poi hai fatto il tuo corso e vuoi fare le tue esperienze comunque invece non ti dava nessuno fiducia per lavorare, quindi mi ricordo che uno dei motivi per i quali anch'io poi mi sono allontanato da Sassuolo, Modena, quella zona lì, è stata anche perché non trovavo poi fiducia o posti dove lavorare. Sì. No, poi diciamo che io tutto quello che prendevo da lavorare, che era poco in quegli anni, però l'ho reinvestito sempre nel fare dei corsi, perché comunque fare i corsi mi è sempre servito per o darmi degli upgrade a me personalmente, oppure anche per conoscere persone che comunque creare rapporto e avere un gruppo di persone che comunque fanno il tuo mestiere ti aiuta sempre a andare avanti, a crescere, a migliorarti. E sicuramente per me è stato così. Fare dei corsi, conoscere persone, ma sicuramente ha aiutato tanto. Quindi è un consiglio che comunque posso dare a chiunque, quello di continuare sempre a provare, di cercare nuovi corsi e insomma conoscere persone nel mondo del bartending che comunque. Eh sì, perché rimanendo sempre all'interno di casa tua, tra virgolette, del tuo posto di lavoro, come dicevo in un qualche puntata fa, ognuno a casa sua è il numero uno. Sì, la comfort zone non aiuta molto. Quindi stando a casa tua ti senti più, non parliamo necessariamente di flair, parliamo di flair, come merceologia, organizzazione, management, qualsiasi cosa, però stando a casa tua, vedendo soltanto il tuo orticello, comunque pensi sempre di essere il più bravo. Ovviamente chi arriva per te è sempre l'ultimo arrivato, perciò non gli dai tanto peso. Invece uscire, soprattutto facendo corsi e confrontandoti, un corso lo vai a fare per imparare qualcosa da un personaggio che sta facendo il corso, però poi a fare un corso tu conosci anche altre persone che sono lì per partecipare a questo corso e ti danno anche tramite quello hai la possibilità di crescere tu personalmente e tornare a casa con molte più informazioni di quelle che invece ti aspettavi o di quelle che hai avuto soltanto dall'insegnante del corso ma anche dai tuoi colleghi. Alla grande.
Sì, sì, poi io tra l'altro subito sono partito anche col flare perché mi piaceva un sacco, guardavo i video, mi ci mettevo. Quindi quando hai iniziato, la prima cosa che hai iniziato a fare, come un po' tutti i bartender, sei stato colpito e sei stato preso dal flare. Il Sì, flare è sì, il sì, flare. assolutamente. Sono stato molto, cioè, stato folgorato dal flare, ho cominciato così. Io però poi ho passato un momento un po' particolare, nel senso che dopo 2 o 3 annetti che ero sempre fermo allo stesso livello, non mi vedevo crescere, forse un po' meno, un anno o due, che comunque non sono pochi. Da lì mi sono detto, boh, ma forse ho sbagliato strada, forse non è la mia via giusta. E quindi io in verità, dopo che ho fatto 2 annetti il barman, ho detto, boh, smetto perché non mi vedo crescere, non vedo crescita. E quindi dopo sono lavorato in ufficio, ho fatto tutt'altro, quindi insomma una roba completamente diversa, lavoravo in ufficio 8 ore al giorno, comunque insomma, Ho un vago ricordo di questa transizione che lavoravi in ufficio, però adesso che me la dici mi sta tornando in mente, però non mi ricordo granché. ma è vago perché è durato 4 mesi e basta perché è da lì. Io diciamo che da lì quando ho fatto questa esperienza in un ufficio ho capito che non era quella la mia strada e infatti penso che è stato da lì che ho avuto un po' più. Non la chiamo fortuna, la chiamo spinta e voglia di crescere in questo mondo qui e di creare qualcosa in questo mondo qui. Quindi è stato, diciamo che sbagliare strada è utile magari a volte per capire qual è veramente quella giusta. Quindi da lì ho iniziato un po' a lasciare un po' il flare perché lì veramente io, il flare, io personalmente non ho anche il tempo di allenarmi così tanto come ci vorrebbe per diventare a livelli magari come Carmine o come tanti altri. Quindi mi sono. Mi ricordo che all'inizio, sì, mi ricordo questa cosa che hai ripreso molto bene, mi ricordo che in garage a casa tua ti eri anche fatto la flare room, che tu hai quel garage doppio, non mi ricordo, a casa dei tuoi genitori, dove tipo avevi messo giù i tappeti e poi dopo ci mettevi sopra la macchina, che Esatto. tiravi fuori la macchina, che aveva tipo l'alfa, c'era un alfa, non mi ricordo di chi era. Ah sì, di mio cognato, è vero. Che c'era l'alfa e tuo cognato lì sotto, sì. Me lo ricordo perché ero venuto una volta ad allenarmi Sì, che il dermatologo mi aveva appena tipo tolto una roba dalle mani ed ero venuto lì ad allenarmi nonostante avessi le mani bucate. mi ricordo. E niente, quindi inizia la tua carriera con questa cosa, ovviamente, come capita a tutti quanti i bartender spesso, di essere preso bene dal flare. Però comunque non ti è durata poco questa cosa di flare, per 2 o 3 anni. Sì, 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 2 o 3 anni abbondanti. Sì. Ok, quindi inizi questa cosa del flare. In questi 2 o 3 anni a livello lavorativo hai una crescita perché siamo rimasti che lavoravi una volta a settimana Sì, torniamo su quel discorso lì. iniziavo a lavorare di più, però non era ancora una gran crescita, diciamo. In che tipo di locali lavoravi? Ma lì stavo ancora a Sassuolo, quindi giravo un po' tra locali ancora di zona. E diciamo che ho iniziato a lavorare un po' di più, anche sulla miscelazione, dove poi comunque mi sono appassionato. È stato quando ho fatto lo Ti posso slittare chiedere una cosa? certo. Ma cioè, perché io la cosa che io un po' rimpiango è che io me ne sono andato prima di imparare a fare questo mestiere. Cioè, tipo, io ho fatto il corso e me ne sono andato. Ma com'è lavorare a Sassuolo? Cioè, non a Sassuolo in sé, però dico, com'è lavorare, com'è fare un lavoro a contatto col pubblico, stando però nella piazza o nel paese dove sei nato e cresciuto. Quindi le persone che tu alla fine hai sempre conosciuto, sia che conosci personalmente che comunque anche non conosci, però sai chi sono perché Sassuolo è un paese di 30, 40.000. 20, 30, 40 mila abitanti, non lo so, perciò comunque ci si conosce tutti, è un paese. Quindi, cioè, com'è andare dall'altro lato del bancone e trovarsi a lavorare? Perché io tipo ho iniziato a lavorare e tutte le persone che ho sempre visto, ancora oggi, ogni settimana vedo centinaia di migliaia di persone che non conosco, centinaia di migliaia no, però vedo centinaia di persone che non conosco e non ho mai visto prima e magari neanche rivedrò più. Però com'è lavorare, cioè fare il corso e nel posto dove sei cresciuto e poi iniziare a lavorare a contatto col pubblico? Diciamo che a me personalmente dopo un po', ovviamente, è iniziato un po' a non piacermi sta cosa, ma non perché chi avevo di fronte non avessi voglia che fosse lì, ma perché ho voglia di tanto di più, di vedere di più, di conoscere di più, ho voglia di crescere, perché poi io, come penso tanti di voi, noi siamo delle spugne, no? Quindi dopo che assorbi conoscenza, assorbi tanto, hai bisogno di altro. Almeno io sono così, quindi questo un po' è stato. E quindi Sassuolo dopo un po', come dici tu, è un paesotto. Quindi sì,
bello subito per imparare, ma poi ho voglia di una città, di conoscere altra gente e quindi dopo un po' era stretto. Ma non per la gente, proprio perché è un paesino dove dopo un po' la crescita finisce. C'è anche un limite ovviamente a livello di miscelazione, di... Rido pensando a Sassuolo e niente. Però quindi inizi a avere questa sensazione di, detta tra virgolette, di Sassuolo mi sta stretta. Cosa hai iniziato a fare? Cosa hai deciso di fare? Cosa avevi in mente di fare? Allora, io dopo mi sono trasferito a Reggio Emilia, comunque lì vicino, però comunque una città, un po' provincia, un pochino più grande, in un locale, e lì mi sono trovato molto bene perché mi davano lo spazio giusto e quindi da lì mi sono abbastanza incuriosito verso la miscelazione. Ho fatto lì la mia prima drink list, quindi insomma una bella, per me è un bel traguardo al tempo, quindi insomma ero molto molto contento, molto stimolato e da lì ho iniziato un po' a creare i miei primi drink, perché fino a quel momento insomma erano ancora un po', era quello che twistavo, facevo robe, ma non si può neanche cosa facevo prima di lì. E poi comunque ho sempre continuato anche a fare corsi, a conoscere anche colleghi che, sai, lo scambio di informazioni è fondamentale, soprattutto all'inizio, quindi tra tu mi dici una cosa e ne dico un'altra, ovviamente riesci a creare le tue prime drink list, è stata una bella esperienza. E poi tra l'altro ho fatto lì 2 anni, insomma 2 anni belli importanti. Era la Habanero. Esattamente, era l'Habanero, che una stagione, perché l'Habanero era invernale e un estivo l'ho fatto in una piscina dove comunque non facevo quasi da bere, ma sono riuscito un po' a prendere quello che mi dava quel posto, ovvero la parte più di, come si può dire, di manager, quindi dovevo stare avevo delle persone dal bar da controllare, quindi ho preso questa parte qui che mi è servita tanto. E dopo sono arrivata alla vanilla, quella dopo, quindi quell'estate lì ho fatto il vanilla. Ah, la stagione quando lavora lì in quella piscina dove, come si chiama il paese? Pianderna. Ah, A alla Scagliano. Pianderna, sì, dove ero venuto anche io a fare quell'esibizione Esatto, avevo esatto, fatto il giudice in una gara e poi avevo esatto. fatto l'esibizione lì sulla piscina, sì. E poi arriva, qui siamo ancora, non pensavo che il Vanilla fosse stato così presto, pensavo fosse arrivato dopo un po' più di tempo, vabbè. E poi dopo arriva la chiamata mia, ovviamente, Ecco, e ti fai la tua stagione al Vanilla. sì. Sai che ancora oggi ne avevo parlato, non mi ricordo se con Facchi o se con Ferrante. La stagione che abbiamo, la tua è stata la 2017, Sì. la stagione dove c'eri anche tu nel 2017 è stata la più bella di sempre. Sì. Cioè, tu non lo puoi sapere perché per te è stata l'unica. Però la stagione con te del 2017 è stata la più bella di sempre. Forse ho fatto degli errori anche in quella stagione io perché praticamente avevamo due appartamenti sullo stesso pianerottolo ed eravamo, vabbè, un gruppo di... e praticamente non ho pensato a cercare di far fare gruppo a tutti, però c'erano tipo tre elementi del nostro gruppo che erano ragazzi che lavoravano, sì, però loro vivevano a Verona e o due o tre, o tutti e tre penso erano fidanzati e quindi tornavano spesso indietro dalle fidanzate, quindi in quel momento lì io ho detto vabbè, loro li metto in un'altra casa, noi ci metto tutti insieme nell'altra. E in quel modo lì però alla fine questi tre ragazzi non hanno fatto tanto gruppo con noi, nonostante che siamo rimasti grandi amici, c'è stato un bellissimo rapporto, perciò magari da quel lato ho sbagliato, ma il fatto che eravamo tutti insieme in casa e tutti eravamo dei pazzi scatenati ha fatto veramente creare un'alchimia pazzesca, è stata Sì. una stagione bellissima. E tu a livello lavorativo e personale dal Vanilla ti sei portato dietro qualcosa o ti senti dire qualcosa? Beh, sì, sicuramente è stata, intanto è stata l'estate, c'è neanche la stagione lavorativa, l'estate più bella della mia vita, giuro. Anche a livello umano e di rapporti è stata veramente, è stata veramente bellissima, una bellissima stagione davvero, una bellissima estate. E poi, dai, da lì, insomma, sono arrivati dei contatti importanti, delle conoscenze importanti, amici tuttora conosciuti lì, quindi Giorgio, Lorenzo, insomma, sono amici che ci hanno conosciuti lì, quindi sono passati 6 anni, siamo diventati così con tutti, quindi, sai, certo, mi ha dato tanto, mi ha dato tanto a livello umano quel posto. E poi, quando sono tornato, ho fatto un cambio, sono andato a lavorare a Modena, in Bottega 39, una bellissima realtà che hanno una Modena e una Reggio Emilia
e fanno questo drink e tapas, fanno questa combo e lì ho iniziato a creare un pochino di più, ho fatto degli studi, poi quando ero qui, ho fatto 2 anni e mezzo lì, ho anche cominciato un po' a entrare nel mondo delle competition, delle gare, quindi ho iniziato a volermi mettere un po' alla prova, no? Come se a noi ci piace metterci alla prova, quindi ho cominciato a fare qualche garettina e che è andata anche, qualcuna è andata bene, qualcuna non tanto. Gare di flare o mixology? Che tipo di gare hai fatto? No, io allora, il flare l'ho abbandonato del tutto. Mi sono appassionato tanto alla miscelazione, ero molto curioso di capire come unire ingredienti strani che potessero piacere. E come ti sei appassionato? Nel senso, eh, tipo ti faccio un esempio, io se mi appassiono, sono perennemente alla ricerca di cose che mi interessano da imparare. Tipo adesso sto cercando di far crescere questo podcast, sto cercando di capire come funziona, come farlo, come non farlo. Perciò io, come ho fatto anche, tipo ho comprato casa da poco, come fare ogni cosa, come comprare cose, come gestire cose, io la mia Bibbia, tra virgolette, è YouTube. Perciò io mi informo su YouTube, ogni cosa la cerco su YouTube, guardo su YouTube, vado a cercare tutto tramite YouTube. Tu, questa tua voglia di imparare, che cosa hai utilizzato, che mezzi hai utilizzato per informarti? Ma diciamo che io sono sempre, davvero sempre stata una persona molto curiosa e penso che negli ultimi anni, anche le TV con i programmi di cucina o di bar, di miscelazione, sia veramente aumentato tanto negli ultimi anni, quindi questo mi ha incrementato questa curiosità verso la miscelazione di ingredienti. Perché poi iniziavo magari a bere, a capirci anch'io, insomma, ovviamente a capire quel che bevevo, quindi sai, bevendo un drink col peperone, bevendo un drink col pisello, dicevo, ma come possono star bene insieme? E quindi poi da lì è partito tutto. E poi da lì ho anche iniziato a fare io dei drink un po' particolari, un po' strani. E è nato così per curiosità, la curiosità di capire come fare da bere alle persone cose strane. Quindi anche il fatto di essere tu l'artefice di una miscela, che però la gente apprezza tantissimo. Per me questa cosa è bellissima. Vedere come la gente apprezza quello che tu fai, quello che tu crei, pensi e fai. Perché nell'idea generale dei cocktail creati c'è sempre i vari modificatori di gusto che ci sono in giro, quindi tu sei andato un pochino oltre questa cosa di cambiare gli ingredienti, ma hai iniziato a usare cose veramente che anche soltanto a dirle in un drink uno dice veramente si possono usare certe cose per fare cocktail. Cioè tipo, elencami tipo un po' di ingredienti, tra virgolette, strani che tu hai deciso di utilizzare per fare cocktail. Parmigiano, ovviamente, io Emiliano Do, quindi parmigiano reggiano, parmigiano, peperone, piselli, fieno, pomodoro ci può stare, pomodori, carota viola, cavolo cappuccio, poi robe strane, provi a dirne qualcuna, vedrai che l'ho No, vabbè, usata. ne hai dette già, Vedrai che l'ho usata, ne dimmi hai un po'. dette già un bel po', è già molto interessante come cosa che poi ci porterà a dirci, a parlare di quello di cui volevo parlare dopo. Detto questo, Sì. scusami, No, no, abbiamo no. parlato già di un paio di cose su di te. Mi ero scritto il rapporto con il Flair, ne abbiamo già parlato, quindi vabbè, però comunque è stata, a tuo avviso, comunque il rapporto che ti ho avuto con il Flair è stata una cosa comunque, cioè non è stata una delusione, non è stata una cosa brutta, è stata comunque una bella esperienza. Assolutamente sì. Ok, poi a livello di mixology, perché io qua mi sono scritto idoli e modelli, a livello di mixology hai avuto qualcuno in particolare che hai voluto seguire o che comunque ti ispirava o è stata una roba che sei andata avanti, tra virgolette, senza un modello da seguire? Allora, diciamo che ne ho avuto più di uno. Ne ho avuto più di uno perché penso che averne solo uno possa darti solamente una via e quindi quella via è quella di diventare un po' troppo da una parte. Quindi diciamo che ho avuto varie persone, vari bartender, insomma, di fama mondiale, per me idoli, che mi hanno ispirato, però non uno, almeno 4-5, perché sennò veramente sarei diventato la copia di qualcun altro e quello che non volevo. Quindi ho sempre, come quando magari leggo un libro su un argomento, non ne leggo uno, ne leggo tre, perché non voglio saperne solo da uno, ma voglio
avere più info e poi dopo farmi la mia idea sull'argomento. Quindi sì, ne ho avuti abbastanza. Ti va di farmi qualche nome? L'ho conosciuto lui. Marian, possiamo dire anche ovviamente Filippo Sisti, un altro, conosci anche tu, conosci bene. Dennis, anche lo stesso Dennis che ha nominato, mi piace molto anche lui. Poi a volte Dennis chi? Dennis Zoppi. Ah, Dennis Zoppi, ok. Sì, No, ne abbiamo parlato anche lui. prima io e te, non eravamo in Ah, diretta. eravamo online. Ok. E quindi sì, questi sono alcuni. Dennis, tra l'altro, come anche Filippo Sisti, vorrei portarli qua nel podcast, però magari un po' più avanti quando sarò, tra virgolette, un pochino più importante. Hanno fatto una domanda interessante in chat, quindi te la leggo, anche se di solito sto un pochino lontano dalla chat. Comunque c'è scritto: per le tue idee sui nuovi cocktail, per le tue idee sui nuovi cocktail o nuove drink list, ti basi su cocktail già esistenti o ti basi sul tuo gusto personale? Adesso ovviamente io magari decido, nel senso che magari facciamo una drink list invernale, bisogna sempre tener conto della stagione sicuramente, quindi in inverno già non vado magari a utilizzare frutta di bosco perché non c'è, quindi sarebbe anche deleterio a livello sia di costo sia a livello magari di gusto e tutto. Quindi già la stagione può scremare che tipologia di drink scegliere. E poi è ovvio che magari io alle prime armi cercavo dei drink io e li twistavo, quindi facevo delle modifiche. Adesso magari faccio un po' io, cerco sempre comunque di avere vari distillati, essere sempre molto trasversale sulla clientela, quindi diciamo che il mio scopo in una drink list è cercare di accontentare chiunque, avere un drink per chiunque. Quindi viene l'esperto barman che vuole il drink super speciale e strano, ce l'abbiamo. Viene ovviamente... Viene l'esperto barman e vuole l'old fashion, basta. È vero. Però sì, no, sicuramente il gusto è personale, quindi sicuramente io ho una mia identità nel drink, sicuramente. Però, insomma, magari per partire si può cominciare a twistare qualcosa e poi dopo ovviamente sicuramente verrà fuori la tua miscelazione. Ti posso chiedere una cosa, ma Anche due. che mi è venuta in mente dicendoti questa cosa dell'old fashion. Tu che tipo di cliente sei? Cioè, se tu esci fuori, esci e vai a bere qualcosa, che tipo di cliente sei? Io, tipo io, per farti l'esempio, io come ti ho detto, o come ho detto adesso per il classico barman, io sono un classico barman che chiede un old fashion ovunque vado. Se è un locale dove fanno da bere in un certo modo, se vado in una discoteca bevo vodka lemon o e drink veloci da fare che non si possono sbagliare, perché non voglio metterci bocca. Non rischiamo. Però se tipo vado in un cocktail bar chiedo sempre l'old fashion e se mi viene chiesto come lo voglio, dico sempre a discrezione del barman, non ci metto parola proprio, dico sempre come piace al barman va bene, do meno punti possibili in modo da sembrare il meno invadente possibile. Tu che tipo di cliente sei? Sono quello che dà poche soddisfazioni, nel senso che io bevo 3 drink quando sono libero. No, in realtà se devo andare, magari vado a provare dei locali rinomati dove so che c'è una drink list molto interessante, magari assaggio volentieri. Però diciamo che anch'io sono molto io ho 3 drink che sono americano, Negroni, Tommy's, sono sempre quelli, quindi io quando esco sono sempre su quei 3 drink lì. Poi magari ogni tanto sperimento qualcosa, però. Anch'io non do molte soddisfazioni solitamente, barman purtroppo. Americano e Negroni che sono i drink in cui io nell'intervista che è su Prime Video dico che bevo sempre il Milano-Torino e poi se adesso invece bevo o un Negroni, un Milano-Torino o un americano faccio proprio mi, mi escono proprio dalle orecchie. Comunque andiamo avanti e siamo arrivati al fatto che sei cresciuto a livello di miscelazione, sei arrivato in questo locale di Modena, hai iniziato a fare il tuo drink list, hai iniziato a fare... Ciao Lodo, bella, finalmente sei qua, mettimi il Prime. Comunque, e mi sono promesso che devo smettere di fare questa cosa infatti ci sto lavorando un sacco. Comunque,
hai iniziato a crescere a livello di mixology, hai iniziato a creare i tuoi primi drink, hai deciso di iniziare a utilizzare ingredienti meno convenzionali, hai iniziato soprattutto con questo discorso che hai fatto della stagionalità, e quindi sei comunque cerchi comunque di fare cose molto pensate che non sono così buttate lì, che non prendi giusto un prodotto, dici facciamolo così, questo, comunque hai detto che comunque hai iniziato a fare cocktail molto più pensati e molto, tra virgolette, articolati. Nel tempo tu poi hai detto che ti sei avvicinato anche al mondo delle competizioni. Ti va di raccontarmi qualcosa a livello di competizioni? Poi dopo torniamo sulla mixology e andiamo verso il discorso centrale di questo nostro incontro. Certo. Quindi parlami un po' del come ti sei avvicinato al mondo delle gare, che tipo di gare hai fatto e dei risultati che hai avuto, se ne hai avuti. Io allora ho fatto solo gare di miscelazione, quindi non ho mai fatto una gara di flare. E sono entrato nel mondo IBES perché puntavo a... Insomma, mi piaceva il fatto di cominciare a fare delle competizioni, di mettermi in gioco. E poi anche volevo capire com'era, perché non ho mai fatto gare, quindi ho detto, boh, chissà come sarà andare a fare un drink davanti a tanta gente. E su quello in verità ho sempre avuto fortuna, nel senso che il fatto di dover fare un drink davanti a tanta gente non mi ha mai fatto tremare, ero sempre abbastanza... Non so perché mi sentivo sempre a mio agio dietro il bancone, e questo mi ha aiutato sempre tantissimo. Poi sappiamo che in questo mondo devi fare prima il regionale va al nazionale, uno nazionale va al mondiale. Quindi io il primo anno sono riuscito a vincere il regionale che è stato al nazionale. E qua mi viene anche in mente un aneddoto che adesso. Ah, il primo anno proprio, Il primo hai visto il anno, regionale? Ok, c'ero anch'io sicuramente. sì, alla grande. E quindi dopo vado al nazionale e insomma è stato molto molto bello perché erano tante persone, veramente organizzato bene, è stata una bellissima esperienza. E ahimè, sono arrivato secondo. E questa cosa mi fa molto ridere perché io ero in camera con Carmine in quei giorni Dov'è che a eravamo? Stresa. A Stresa. E la sera prima gli dissi, Carmine, ma tu pensa alle persone che, cioè, fai una gara, arrivi secondo, che dici, cioè, bello, sei secondo. Però, secondo poteva avere primo, un conto è il quinto, un conto è il secondo. Questa è la sera prima. E il giorno dopo fa le premiazioni e io secondo. Godo. E quindi, no, soddisfazione immensa come prima gara, però... Io quando sono arrivato non mi ricordo. Ah, ho vinto. Va bene, va bene. Sì. Quindi Quindi così sta la prima che... quella Stresa lì era stata la tua prima gara, però comunque avevi vinto la gara comunque regionale, perché tipo per quanto riguarda me che io facevo flare a livello regionale non c'era nessuno a competere, quindi io ci sono stati anni in cui sono stato campione regionale senza neanche presentarmi, però, però invece a livello per la miscelazione essere già campione regionale era già un buon risultato, perché comunque eravate in tanti, comunque non dico che è pilotato, non voglio neanche far sembrare che sia pilotato, però comunque si viene giù si entra all'interno di un'associazione in cui tante persone sono lì dentro da molto più tempo di te. Perciò è anche un po' ovvio che tu appena entrato è difficile che esci ad avere dei risultati perché sei anche meno conosciuto. Un giudice indirettamente, anche conoscendo un competitor, sa che questo competitor potrebbe avere risultati migliori al nazionale, anche se magari al regionale uno come te è stato più bravo di lui, capito? Dico indirettamente, non dico che uno favorisce per forza gli altri, però dico queste sono le dinamiche che si possono creare, ovviamente dato che i giudici conoscono, conoscono i competitor già da molto più tempo. Però tu comunque al primo anno riesci a vincere il regionale, al primo anno riesci ad arrivare al nazionale che è già un buon risultato, comunque stiamo parlando di una cosa italiana, e al nazionale arrivi secondo. Vabbè, ci sei. Beh, così, dispiace. Godo. Eh, Comunque, detto questo, No, poi l'anno seguente in realtà ho partecipato a un'altra competition a tappe organizzata da Fabri, era penso. Erano 10 tappe in tutta Italia. Io la più vicina ero andato a, mi sembra Riccione, e quella tappa l'ho vinta. Quindi lì è andata bene anche l'anno dopo. Ho vinto una tappa di questa gara sul territorio nazionale. E poi dopo abbiamo fatto la finalissima a Roma. Quindi ora erano 8 o 9 tappe, adesso non mi ricordo. Quindi erano 8 o 9 finalisti in tutta Italia che hanno fatto la finale a Roma.
E lì quella volta è andata un pochino meglio, quindi quella l'ho portata a casa, quindi è stata una bella soddisfazione poi da lì. E poi, sai, quando poi vince una gara sul territorio nazionale si muovono anche media, giornalisti, quindi insomma è aiutato sicuramente. Quindi anche fare le gare può un po' aiutare a livello certo personale, perché comunque fare le gare ti fa crescere perché ti metti alla prova, sei davanti a tante persone, quindi aiuta sia a star davanti alle persone che ti stanno giudicando, che è fondamentale, e poi comunque ti può anche aiutare dal tuo punto di vista mediatico, perché poi magari se le gare vanno bene, possono incanalarsi meccanismi che ti possono veramente aiutare. Quindi fare le gare sicuramente può essere una crescita personale, sia a livello umano che a livello lavorativo. Sono di questa idea anch'io delle gare, che indipendentemente dal risultato ti sono veramente una grandissima crescita, perché sono una botta di Adrenalina. adrenalina, sono una botta di informazioni, cioè veramente ti trovi a... Cioè perché poi tornando, una volta che torni a casa, poi tu sul lavoro, avendo affrontato una competizione, non dico il giorno dopo, però tipo nel periodo dopo, tu sei hai completamente un'altra confidence nel lavorare, nel rapportarti, come se stare là sopra, o stare al contatto di tanta gente ti dà proprio, ti dà più sicurezza in te stesso, ti fa comunque stare più tranquillo. Cioè sei molto più, cioè tipo, io che ho detto mille volte che sono sempre stato molto timido e tuttora sono ancora molto timido. Avendo avuto tutte queste possibilità di esibirmi davanti a tante persone, come mi capita ancora adesso di fare, cioè emozione o imbarazzo, tutto quello che c'è è proprio azzerato. Cioè mi sento sono arrivato al punto di essere proprio a mio agio. Infatti mi ricordo che quando ero in pieno momento di attività, quando facevo tantissime gare, ero portato soprattutto se avevo pochi spettatori, avevo molte più possibilità di andare in errore o affaticarmi o emozionarmi. Invece quando avevo tanta gente davanti, come mi capita anche adesso, quando ce n'è di più invece di gente mi sento molto meglio e riesco a performare molto di più. Bravo Andre, ti stai muovendo nel modo giusto per riuscire ad avere la tua borsa. E adesso abbiamo parlato delle gare, vorrei un attimo, abbiamo parlato anche un po' di come sei andato avanti nel lavoro. Mm. Vorrei arrivare al punto in cui, che poi ci porta subito al nostro discorso. E da Modena, da questo posto di Modena, sei andato via e se non sbaglio hai deciso di aprire una scuola? O è S- successo qualcos'altro nel mentre? La scuola è arrivata dopo. Mm. Ok, beh, allora raccontami un po', poi. Allora, io ovviamente, come ho sempre detto, sono una spugna, quindi da Modena sentivo di aver preso quello che dovevo e quindi sono andato a lavorare a Sant'Arcangelo in un posto bellissimo che mi ha dato veramente tanto quel posto perché mi ha dato tutti gli spazi che volevo, insomma, lì sono cresciuto tanto ed era un borgo meraviglioso con questo localino molto particolare, facciamo veramente dei drink abbastanza estremi, quindi da qui è partito un po' anche questi miei studi su materie prime, su prodotti particolari. E qui infatti il parmigiano, eccolo qua, lo ritroviamo qui a Sant'Arcangelo. Quindi mi hanno dato i proprietari del locale, mi hanno dato molta fiducia, carta bianca su tutto, quindi su quello non posso che ringraziarli. E poi dopo, sì, andando qui, poi tra l'altro questo era il periodo del Covid, è arrivato il Covid, quindi io cosa ho fatto? Ho fatto il cambio di lavoro, però ho fatto una drink list che secondo me l'ho usata un mese, poi abbiamo chiuso per Covid. Però io in verità in questo periodo di Covid, che è stato un periodo buio, penso per chiunque, in realtà io l'ho Sì, come utilizzato. ne ho parlato anche questo, non mi ricordo qui, ne ho parlato però sempre qua sul podcast, per tipo, vari di noi l'hanno affrontato in modi diversi. Tipo Giorgio Facchinetti si è creato un'identità su TikTok e adesso, cioè da un po', da mesi è arrivato ad avere anche la spunta blu, è diventato un vero e proprio personaggio su TikTok. Io tipo io invece tipo io il periodo della pandemia l'ho vissuto, sono proprio caduto dentro un baratro che mi
sono completamente sparito e mi sono preso la vacanza che non mi ero mai preso. Tu invece come adesso mi stai per raccontare come hai deciso di affrontare tu quel momento. Esatto. Io ho sempre sentito in me non so, mi mancava ancora qualcosa. Non capivo alcune cose, magari non parlo solo di drink, perché mi rendevo conto che leggere, per dire, un libro di drink comunque non mi finiva tanto e ho detto, boh, mi manca qualcosa. E quindi ho preso questo periodo di pandemia dove dovevo per forza stare in casa, l'ho preso come un periodo di forti studi. Quindi io in questo periodo ho comprato libri che veramente spaziano da biologia alimentare, chimica alimentare, scienza alimentare, tanta cucina. E con le conoscenze che avevo già, unendo queste nuove che ho fatto in questi anni e mezzo, così, ho un po' creato questa masterclass che poi ho chiamato No Waste. Quindi è stato veramente in questo periodo di Covid ed è anche una mia soddisfazione personale aver fatto un progetto mio, esserlo riuscito a creare in un periodo di difficoltà assoluta, perché poi lo era. Quindi, e da qui ho creato No Waste, dal periodo di pandemia. Ok, no waste, visto l'hai menzionato, quindi direi già di iniziare a parlarne. Yeah. No waste, come ho deciso di chiamare il titolo di questa puntata, che è Miscelazione no waste, come creare cocktail senza sprechi. Quindi una persona legge questo titolo e dice, cosa vuol dire? Cioè, io stesso, quando l'ho visto, che mi ricordo che non ci siamo sentiti subito, mi sono detto, che cazzo significa? Che cazzo mi significa? E quindi, miscelazione e no waste. Io qua mi sono scritto, no waste, come è nato? Che mi significa? Che cos'è? Quindi, come è nato me l'hai già appena detto. Cosa significa e che cos'è? Vai. Allora, diciamo che è un mio modo di miscelare questo, penso, perché io ho sempre avuto questa idea di unire la mia miscelazione è un'unione di ingredienti strani e particolari che però possono stare bene insieme e incuriosire la clientela. Quindi questo un po' è no. Quindi questo è un pochino il mio focus di miscelazione. E ripeto, quando ho fatto questi studi, comunque ho avuto non so, ho capito che ci potevano essere anche solamente delle conoscenze di ingredienti, che magari fino a quel momento, non so, non vedevo nel drink, che in realtà potevano essere un focus proprio di un drink. Diciamo che No Waste parte sicuramente dalla conoscenza della materia prima, quindi quando io faccio queste masterclass non parlo a parlare di cioè parto a parlare di materia prima, quindi frutta e verdura cosa sono, perché? Perché già conoscendo quelle io le seleziono quando le compro. O magari, come abbiamo detto prima, non le compro in periodi dove non c'è stagionalità. Quindi già dall'acquisto abbiamo uno spreco, possiamo ridurre lo spreco. Perché se so che frutta comprare, ovviamente, o se so stoccarla, ovviamente avrò meno spreco, meno roba che butto. Quindi parte da qui, sicuramente. E poi, ovviamente, quando noi lavoriamo abbiamo tantissime materie di scarto. Magari adesso mi viene in mente così al volo un vino rosso che rimane aperto e si ossida. Io porto sempre un drink con un sciroppo di vino rosso. Quindi per dire questo vino, scaldiamo, zucchero, zucchero. Lo zucchero noi facciamo mille... Spiegami, cioè, sciroppo di vino rosso, ok? Sì. E parliamo per i comuni mortali come me. Come faccio io a fare uno sciroppo di vino rosso? Allora, intanto dobbiamo decidere se fargli perdere grado alcolico o meno, perché se andiamo sopra una certa temperatura sappiamo che l'alcol evapora, quindi a me piace lasciarlo un po' alcolico, quindi scaldo a bassa temperatura, 50 gradi, massimo 60, e poi decidiamo se fare il rapporto 1 a 1, insomma, dopo io solitamente faccio 1 a 1, quindi 1 chilo di vino rosso, 1 chilo di zucchero, poi ognuno farà il suo. Però in questo modo non vado a buttare via un vino che comunque non è più buono da dare in mescita e ci faccio un drink veramente ricco e gustoso. Per esempio qui usavo questo vino rosso per fare un drink con una grappa bruciata con la citronella, quindi anche molto interessante. Poi c'era del Saint Germain, succo di Era un limone. drink per scacciare le zanzare. Esatto. Era un drink per schiacciare le zanzare.
Quindi, perché sono curioso, io prendo 1 chilo di vino rosso, 1 chilo di zucchero e cosa faccio? Scaldi in padella, scaldi il vino, metti lo zucchero, giriamo e poi dopo si scioglie. E poi questo è il nostro sciroppo di vino che comunque continuerà nel tempo. Quando arriva ad una certa densità lo tolgo o devo aspettare un minutaggio? Non lo so. Aspettiamo che si sciolga lo zucchero. Ah, Quando lo ok. zucchero è sciolto è pronto. O per esempio un'altra cosa, quando magari facciamo un estratto a lavorare, abbiamo uno scarto, cioè quindi quando faccio un estratto c'ho o il succo che esce o lo scarto. Il succo che esce lo utilizziamo ovviamente per quello che vogliamo e con lo scarto ci possiamo fare per esempio una marmellata, una buonissima marmellata. Con lo scarto intendi, cioè tipo il succo, mi viene in mente a me, arance, quindi Fai il succo di pesca, fai l'estratto di succo di pesca. ok. Quindi dopo da una parte dell'estrattore ti esce il succo e dall'altra esce la frutta, cioè la polpa smaciullata, la carne, diciamo così, Sì. del frutto. Bene, con quello ci possiamo fare per esempio una marmellata. Poi con la marmellata possiamo metterlo inside a un drink, possiamo farci di tutto. Cioè perché per te è tutta normalità. Però dico, cioè come faccio a far diventare quel merdaio una, una marmellata? Lì bisogna fare una cottura del frutto. Solitamente è meglio aggiungerci anche un po' di mela con la buccia, perché così abbiamo un gelificante naturale chiamata pectina nella mela, che ce n'è in quantità, quindi mettendo magari anche solamente mezza mela smaciullata sempre all'interno di una qualsiasi scarto di frutta fatta da estrattore, e poi dopo unendo magari a me piace farle col miele, però ci possiamo mettere gli zuccheri che vogliamo, quindi unendo un altro 30%, 40% del peso della frutta di miele, cuociamo 20 minuti, la nostra marmellatina è fatta e finita. Molto semplice in realtà, molto semplice. Ok, è molto semplice, però non è... Cioè, è molto semplice, però non è la normalità, capisci? Nel senso che tu ti sei informato, ti sei istruito e sei andato avanti in tutto questo mondo che però, tipo, moltissimi bartender arrivano a un certo punto di miscelazione e lì rimangono, capito? Non vanno oltre. Tipo, io parlo anche di, metto in gioco soprattutto me. Anch'io sono sempre stato preso bene dalla miscelazione e anche dalla mixology mi è sempre piaciuta. Però ho limiti io proprio miei perché proprio non va, tipo tu seguendo i tuoi gusti arrivi a certi punti. Tipo io proprio limiti miei, tipo a me i vini non piacciono, la birra non mi piace, il caffè non mi piace e quindi già non piacendo a me mi è più difficile informarmi e imparare queste cose appunto perché io non ho molto gusto in quelle cose lì, come anche nella cucina. A me cucinare non è mai piaciuto, quindi anche cose che tu mi hai raccontato prima, di cui andremo a parlare, di come magari associare drink a pietanze o cose varie, tra virgolette, per me è un limite appunto perché non è che non ho interesse nel farlo, però non mi stimola perché a me la cucina non piace, capito? Certo. No, io trovo curiosità in tutto, cioè per me la cucina è fonte di ispirazione molto forte, mi ha ispirato tanto, continuo a farlo. E per esempio un'altra cosa molto no waste, molto semplice potrebbe essere anche quella di... Guarda, adesso mi viene in mente, adesso abbiamo mille modi per rigasare le cose, succede spesso magari di aprire birre per sbaglio, aprire Coca-Cola per sbaglio, non lo so. Qualsiasi bibita io solitamente la rimettevo dentro a come si chiama? Un Facevi contenitore. finta che non era successo, la rimettevi a Esatto. posto. E dopo la rigasavo e ci facevo magari un drink con una soda, una spuma alla birra o magari una Coca-Cola sgasata, magari la facevo carina, trasparente, chiarificandola, poi dopo la rigasavo, insomma, sono veramente tante anche questo è veramente semplice. L'osmosi è un argomento che tratto tantissimo nelle mie masterclass, è un focus. Fermati un attimo. Spiega prima che cos'è l'osmosi. Uh. Beh, Cioè, allora diciamo che... spiega in parole semplici. Vai, ce Ok. l'ho. L'osmosi è quando noi andiamo a mettere qualsiasi materia organica, che sia frutta o verdura, nello zucchero. Nello zucchero ne sai, ma comunque noi utilizziamo lo zucchero. E cosa succede? Che questo magari metto
Prendiamo ad esempio una mela, la metto nello zucchero, cosa succede? Che lo zucchero si bagna e diventa uno sciroppo. Questo perché? Perché la mela rilascia l'acqua del suo interno, che altro non è che succo di mela. E facendo questo va a creare uno sciroppo. Quindi sapendo come funziona bene questo processo, io posso fare tantissime cose e soprattutto se ho magari della frutta che sta andando, che non posso utilizzare come garnish così com'è, esempio lampone, esempio fragole nere, io facendo questo processo vado a recuperare tantissimo. E più che altro costa niente, perché costa solamente il costo dello zucchero. Se io penso magari a uno degli sciroppi osmosi più fighi che ho fatto, quello di mais, o comunque anche il liquore parmigiano e pere lo facevo così. Quindi mais e zucchero non costa assolutamente nulla, costa molto poco e il risultato è eccezionale. E basta nient'altro che mettere zucchero e materia prima e lasciare lì. Quindi questo è veramente un modo molto, molto figo per non andare a buttare i prodotti. O comunque per fare, perché poi ci puoi mettere di tutto. Infatti dicevo, parmigiano pere è un drink che insomma di cui sono veramente molto molto fiero, contento. E io per fare questo drink ho messo a fare uno sciroppo di osmosi di pera parmigiano e zucchero. E quindi avevo questo sciroppo di pere parmigiano che sentiva tantissimo, cioè bello strong. Poi con questo ci ho fatto uno sciroppo, l'ho tagliato con della vodka, ci ho messo con altri liquori, c'ho le mie ricette per fare questo liquore e poi da qui ci ho fatto un drink. Quindi si può veramente fare di tutto ed è un modo per andare a buttare via magari qualcosa che sta andando. Oppure può anche essere un metodo, diciamo così, anche economico per fare sciroppi fatti da noi e molto particolari. No, sono contento che parliamo di queste cose perché ho fatto la scorsa puntata che tu hai seguito, ho parlato con Matteo abbiamo parlato ovviamente di Finest Call e Real e abbiamo parlato di Finest Call e Real e che sono sciroppi e purè a livello, tra virgolette, industriale, a livello pensato per grandi numeri, pensato per anche questi qua per essere utilizzati e non avere sprechi perché Certo. comunque durano nel tempo queste cose qua. Sono contento di aver fatto l'altra volta un discorso parlando di cose che servono a grandi numeri e adesso invece che sto parlando di una cosa che ovviamente tutti questi discorsi che stai facendo tu sono più legati a ovviamente se fosse un locale di 20 tipo per esempio, per fare un esempio a chi può capire perfettamente, tipo al Vanilla queste cose non le potevamo fare. Assolutamente. Quindi stiamo parlando Certo. comunque di locali che hanno comunque un tipo di clientela diverso, locali che hanno tempo di curare bene il bere e che si possono anche permettere, tra virgolette, di poter presentare una drink list così diversa, perché tipo presentare una drink list di quelle che tu hai presentato, tra virgolette, tipo quest'estate che hai lavorato, quest'estate è stata che hai lavorato a Riccione? Sì. Sì. Quest'estate che hai lavorato a Riccione, che hai presentato un certo tipo di drink list, non penso che quella drink list, se l'avessi fatta in Piazza Piccola Sassuolo, sarebbe stata apprezzata o ti avrebbe dato soddisfazioni, o sbaglio? No, concordo con te, questo è un discorso fondamentale che affronto sempre anch'io. Il fatto che comunque dobbiamo cercare di capire che abbiamo davanti e dove siamo. Questo ovviamente è fondamentale, quindi se io sono in un contesto dove il locale è predisposto solo per fare una miscelazione ricercata con un numero di clientele comunque ridotto, è ovvio che posso spingere a fare cose strane, farle io, farle estreme, una drink list molto complessa. Se, come dici tu, sono in un ambiente dove si fanno tanti numeri, non posso. Se sono in un ambiente dove la miscelazione fino a quel momento è stata molto basica, non posso, devo piano piano adeguarmi. Quindi ovvio che io lì ero in un contesto, infatti perché è stata una bella esperienza quella? Perché ero veramente in un contesto dove si voleva quello e la gente cercava quello. Raccontami, l'ho tirato fuori io il discorso appunto perché te ne volevo far parlare, visto che magari su No Waste ci torniamo dopo, però grosso modo hai già spiegato che cos'è. Eh, e questa cosa che hai fatto a Riccione, raccontami come ci sei arrivato, come è nata, con chi hai lavorato e tutto quello che hai visto tu, quindi dimmi pure. Guarda, Riccione è arrivata dopo l'esperienza a Sant'Arcangelo, quindi insomma sono un po' di chilometri, quindi dai, è risuonato bene quello che abbiamo fatto insieme ai ragazzi
al Mono, questo era il nome del locale di Sant'Arcangelo. E poi è arrivata questa chiamata di Riccione, mi hanno presentato un progetto veramente molto interessante, un locale molto curato, dettagli bellissimi, e anche lì ovviamente volevano che io facessi la drink list, facessi io senza carta bianca, quindi mi sono trovato molto molto bene. E abbiamo fatto una collaborazione con Bruno, quindi c'era anche Bruno Vanzan, che mi ha dato supporto nella creazione della drink list, e poi ho inserito solo 2 drink suoi signature. Quindi abbiamo fatto questa bella stagione, è stata molto, molto bella, molto intensa. E non solo, qui abbiamo anche introdotto un discorso di pairing interessante con i piatti, perché c'era una cucina anche molto ricercata, con uno chef molto molto bravo. E Scusa, quindi, scusa sì, se sì. faccio sempre la stessa cosa, però food pairing, come significa? Cioè, che cos'è? Diciamo che il pairing in generale, che è sempre stato nelle mie corde di miscelazione, è questa cosa di trovare ingredienti che possono stare bene insieme. Io qui ho studiato dei libri grossi così, così non li vedi, sono così i libri che ho studiato, di chimica alimentare, perché io mi sono chiesto, ma se questo sta bene con questo, no? Ma ci sta bene perché piace a me, sta bene perché ho culo che ci stiano bene, o c'è un motivo del perché stanno bene? E se c'è sto motivo, allora vuol dire che riesco anche a capire quali altre cose possono star bene con cosa. E quindi ho iniziato un po' a studiare anche questa cosa del pairing. Infatti tutti i miei drink sono un pairing, per esempio pera e formaggio, cavolo e carota, fieno, passion fruit e pomodoro, melone e cetriolo, ok? Tutto quello che faccio è sempre un pairing. Questo ampliato a un piatto. Quindi un drink che possa accompagnare un piatto, perché noi in Italia siamo tutti enologi, no? Abbiamo il vino, che comunque ovviamente abbiamo delle eccellenze, quindi il vino si beve tantissimo. Se per esempio, pensa che io le prime serate di pairing le ho fatte all'estero, perché in Italia non andavano tanto. Cioè, subito no, adesso sì. Quindi l'ultimo anno ho fatto almeno più o meno 2 date al mese, dove giravo in ristoranti che mi chiamavano per fare proprio dei menù in pairing, quindi dei drink in abbinamento ai piatti. Quindi questo è il pairing che poi abbiamo lanciato forte anche a Riccione, è andata anche molto bene nell'ultima esperienza. Io mi ricordo le prime volte che vedevo questa cosa del pairing era da Davide Vergine, non so se te lo ricordi. Certo, Virgo. Il proprietario della scuola dove io ho fatto i miei primi corsi, che si era inventato di diverso dal solito, lui si era inventato prima cosa il corso di sushi, che faceva all'interno di una scuola per bartender, si è messo a fare il corso di sushi perché stava diventando famoso, e infatti aveva avuto anche una bella risposta perché arrivava gente a fare il corso di sushi. E oltre al corso di sushi si era inventato questo corso drink and cook, qualcosa del genere, in cui insieme a un suo amico che faceva lo chef facevano proprio un corso su come sulla miscelazione, su come poter mettere insieme drink e cucina, appunto perché intanto stava diventando famoso i vari master chef, i vari chef e tutto quanto, e quindi lui si era messo dietro a questa ondata, e mi ricordo che è andata molto bene. Anche con Davide sarebbe bello fare una puntata. E che tra l'altro avevi fatto anche tu un corso a scuola da lui. Sì, 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 da Virgo, sì, sì. Ah, grande. ok, sì, corso di Flair. Anni fa, eh. Ok, quindi abbiamo parlato del nostro food pairing. Un'altra cosa che mi interessa, scusa, che mi si è Tra attivato, l'altro sì. mi lanci un assist così, Ok. perché ho anch'io fatto una bella masterclass di pairing insieme a uno chef, abbiamo fatto una giornata, 6 ore, 3 ore lui la mattina, lui è Antonio Lorenzon, quindi ha vinto Masterchef 2 anni fa, o 3, e lui ha fatto un suo piatto la mattina, ha spiegato chi è lui, cosa fa, e ha fatto un piatto. Io il pomeriggio mi sono legato facendo un drink, legandomi al suo piatto e spiegando perché ho fatto quel drink in base a quello che ha fatto lui, quindi me l'ha lanciata lì, l'ho... Ah, quindi non era preparata, l'avete fatto, cioè l'hai fatto così, cioè nel senso non vi eravate messi d'accordo tra di voi. Lui ha fatto la cosa e tu ti sei legato a quello che ha fatto lui il pomeriggio. Sì, perché diciamo che dai, il drink un po' si adegua al piatto. A volte meglio sempre mediare, quindi parlarsi prima, però sì, sapevo cosa faceva, io in base a quello che facevo sapevo che potevo già fare
do drink, ne ho scelto uno, poi ho spiegato cos'è il pairing, come funziona, e poi dopo ho fatto un drink legato al piatto, quindi è stata una master anche molto seguita. Ho fatto un botto di iscritti, quindi è piaciuta tanto come cosa, quella, proprio quella È una specifica. cosa, cioè avere questo skills come bartender, tu non lo fai, non l'hai fatto, magari lo farai in futuro, però questa skills che per un bartender può aiutare molto anche a livello di catering, come sì, organizzazione, no, organizzazione eventi no, però visto che esistono catering di ristorazione e catering di bar, tipo la scuola dove sono io, che è scuola catering e vendita ghiaccio, loro fanno bar catering. Ok, quindi loro vanno sempre a supporto di tantissimi catering in giro per l'Italia, che solitamente i vari catering, la maggior parte dei catering che fanno ristorazione, quando c'è la richiesta del bar, il loro fare bar è mettere un cameriere su un tavolino con delle bottiglie sul tavolino e quello è il loro bar. Invece molti catering, diciamo tra virgolette, più importanti, più comunque riconosciuti, magari di ristoranti che hanno varie stelle Michelin, allora si attaccano al catering di cui faccio parte, il bar catering di cui faccio parte io, per avere comunque una roba seria. Perciò dico, avere comunque questa skills di food pairing può aiutare anche nel riuscire a legarsi a questi catering di food, riuscire comunque a mettersi insieme e creare e fare una proposta comunque sempre migliore ai vari clienti, e poi ovviamente averne un ricavo economico sempre migliore. Comunque di creare cose diverse dal classico Long Island, Japan Certo, e Miami, o drink che vengono serviti sempre certo. ovunque. Andare oltre al classico mojito, spritz o Moscow Mule. Detto Concordo. questo, adesso, ok, faccio sempre casino con i microfoni. Abbiamo parlato del Perig, abbiamo parlato del nostro no waste, abbiamo parlato della tua esperienza personale. Arriviamo ai giorni nostri. Mm. Notizia che tu mi hai dato un paio di mesi fa e sono stato super felice per te. E arriva la chiamata da Martini. Mhm. Sì. Quindi inizi a... Vabbè, immagino che prima di lavorare per loro vi siate visti qualche volta, tu hai deciso se farne parte, loro hanno deciso se prenderti, quindi raccontami un po' dall'inizio e fino ai giorni nostri, poi ti chiederò delle cose io mentre mi parli. Sì, allora io conosco bene un ragazzo che lavora per loro, lui così dal nulla un giorno mi fa, ma ti interesserebbe un lavoro come ambassador per il gruppo Baccardi Martini? Io ho detto, certo, sì, anche perché io personalmente ho sempre ambito a una posizione così, da quando ho proprio cominciato. L'ho sempre un po' visto come, ma per me personale, non perché lo è, ma io ho sempre visto questo come un obiettivo importante per me. Quindi sì, appena m'ha detto sì, certo. E poi da lì ovviamente, sai, è una chiacchiera così che ti fa, poi però arriva una chiamata una mattina che conoscitiva per insomma, poi dopo da quella chiamata ne arriva un'altra, poi dopo arriva un'altra videochiamata insieme per conoscerci tutti quanti, più dopo c'è stato veramente il primo colloquio fisico in sede, quindi in Terrazza Martini a Milano. Cioè, vi sentivate e di cosa parlavate? Cioè, loro cosa chiedevano a te? Cioè, che informazioni ti chiedevano? Perché Guarda, tu quello che gli hai proposto, tu ti sei proposto, quindi tu proponendoti, che cosa hai detto che avresti potuto fare? Il brand ambassador. no, in realtà loro, cioè, mi è stato proposto questo ruolo, cioè, mi sono interessato a questo ruolo, e poi da lì c'è stata la chiamata, e dalla chiamata state altre due chiamate e un colloquio, però in verità sono state sempre delle chiacchierate, diciamo così, molto, molto confident, molto conoscitive, molto... Insomma, volevo proprio capire magari chi ero, che Cioè, persona quindi fossi. volevano conoscere, oltre magari le tue qualità o le tue skills, loro le conoscevano tramite questo tuo contatto, o comunque sapevano di andare già sul sicuro, quindi volevano conoscerti personalmente, forse. Sì, 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 mi sono reso Perché conto quello. immagino che, essendo un'azienda così grossa, a loro interessa anche l'immagine che tu gli dai, oltre a quello che tu possa sapere o non sapere. Immagino che loro
Dicendomi queste cose qua, quello che arrivo a pensare io sia magari questa cosa qua, che loro volevano anche altri tipi di informazioni per sapere chi sei veramente. Quindi vai, continua pure. No, poi ho fatto questo colloquio in Terrazza Martini, in sede nostra su a Milano, e poi da lì il giorno dopo sono stato contattato che insomma il posto era mio, quindi io veramente molto 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 contento perché ho sempre veramente voluto, sperato di avere questo ruolo, averlo per, insomma, io personalmente, è un'azienda che ho sempre, cioè per me non poteva esserci azienda migliore per quello che mi riguarda e quindi sono stato veramente, veramente molto contento. Quindi sì, sono fresco fresco perché ho fatto un mese e mezzo che sono dentro, però sì, sono molto contento, un bel ambiente e quello che faccio mi piace tanto. Quindi mi sono un po' staccato dal banco perché adesso il banco un po' l'ho lasciato. Però vabbè, sono sempre nel mondo, ovviamente. Ok, e di cosa ti sei avvicinato, loro ti hanno dato il lavoro e far parte di un'azienda del genere ovviamente vuol dire che tu immagino che viaggi molto, viaggiando molto l'azienda ti paga tutto, ti dà la macchina, telefono, cose varie, immagino, non le so, però immagino che sia così, e correggimi se sbaglio. Non è così. E in che cosa consiste il tuo lavoro? Cioè, rappresenti uno dei loro prodotti, rappresenti tutto il portafoglio? Ok, io sono ambassador su tutto il loro portafoglio, quindi io quello che faccio è fare masterclass e far conoscere come utilizzare questi prodotti. Quindi io magari giro tra i locali, tra le enoteche, insomma, tra i grossisti e faccio proprio delle sessioni di advocacy, quindi per far conoscere i nostri prodotti. Quindi sto di supporto ai nostri locali o comunque a quelli che stanno per entrare, o magari c'è un locale che ha un prodotto, non sa come utilizzarlo e quindi magari vado io a dirgli guarda, ci possiamo fare una drink list in questo modo e magari da lì dopo si amplia il rapporto, insomma. Eh, il mio focus è fare advocacy, fare masterclass e fare conoscere tecnicamente il prodotto, ecco. Sì, e io c'ho delle regioni, quindi io lavoro in Emilia Romagna, Toscana, poi mi giro un po' in verità perché alla fine non, per esempio la prima masterclass l'ho fatta alla Mezza Terme, quindi non è Esattamente, proprio esattamente tra Emilia Romagna e esatto, Toscana. lì in mezzo, è sugli Appennini. E quindi questo è quello che faccio. Sì, giro molto, ma mi piace tanto. Quindi io sono molto dinamico, mi piace girare, quindi sto molto bene a farlo. Diciamo che magari a- agli ultimi appassionati di questo mondo, nel senso i ragazzi che stanno iniziando a entrare nel mondo del bar adesso, i ragazzi che magari lavorano solo in discoteca nel weekend o lavorano solo in 3-4 volte a settimana nel cocktail bar, questo magari è un discorso che non interessa molto, però se decidete di fare questo lavoro e decidete di farlo in modo crescente, nel senso che volete sempre migliorare voi stessi, migliorare la vostra posizione, però io poi ragiono, tra virgolette, di come sono fatto io. Per come sono fatto io ogni tot di anni cerco sempre di cambiare qualcosa di quello che faccio, perché ovviamente cerco sempre di avere una crescita, cerco sempre di avere nuovi stimoli. Quindi se anche magari voi avete questa mentalità, come ce l'ha anche Simone da quello che ci ha raccontato, quello che uno deve aspirare, questa è una delle strade che si può pensare di intraprendere, come abbiamo avuto Matteo settimana scorsa, che Matteo ci ha detto che lui ha fatto il bartender, poi dal bartender è diventato imprenditore perché ha aperto l'e-commerce, faceva corsi in giro di qua e di là, poi dopo si è affacciato, poi dopo ha iniziato a fare il brand ambassador, da brand ambassador è diventato un manager e lui gestisce tipo Europa e una parte dell'Africa, non lo so, una roba del genere, comunque un bel po' di posti da gestire. È uguale come adesso con Simone, che lui in questo momento si occupa sì, di Emilia Romagna e Toscana per quanto riguarda il gruppo Bacardi e Martini. Quello Bacardi e Martini e Martini e Rossi, stessa cosa. È Bacardi che ha acquisito l'azienda Martini, Ok. Ah quindi no, qui Martini fa parte di Martini e Rossi è Bacardi. solo Martini, ok, quindi è Bacardi e Martini. Quindi, però, quello che mi chiedo io, tu sei partito a lavorare direttamente per loro rappresentando tutti i loro prodotti, Sì. che Martini ne ha una marea di prodotti, cioè tu conosci già tutti i prodotti o comunque stai studiando, cioè come funziona? Sì, ovviamente ho fatto 3 giorni in terrazza su in sede da noi a fare io masterclass, cioè io ero
ero il, come si dice, il partecipante alle Masterclass, mi dovevano spiegare tutti i loro prodotti perché sono veramente tanti. Quindi così è partito, poi da lì ovviamente ho iniziato un attimo a conoscere le persone con cui dovevo avere rapporti, contatti nelle mie regioni e poi ho iniziato anche ad andare in giro con loro per conoscere i locali, per conoscere i posti dove comunque dovevo andare a fare conoscenze, io andare a dare supporto, quindi poi da lì si è mosso un pochino il tutto. E sì, adesso per dire domani devo andare in Versilia, il giorno dopo sono ad Arezzo, poi c'è un tour a Bologna, quindi insomma è molto molto dinamico, però è molto molto bello. Per esempio devo andare a fare una drink list in un posto nostro, dopodomani, quindi insomma sì, questo è quello che E la faccio. drink list ce l'hai già pronta o gliela devi fare quando sei lì? Io, in base ai prodotti che loro vogliono inserire, io ovviamente mi studio qualcosa giusto per il loro locale, quindi se è un locale magari, come dicevamo prima, che non è magari un bar di paese, che ha sempre fatto una miscelazione semplice, studio qualcosa giusto per loro, io do magari 2 o 3 opzioni, quando vado là gliele propongo, ne parliamo insieme, discutiamo, magari la modifichiamo, ci mancherebbe, e poi questo è quello che faccio. Se gli manca qualcosa, proprio a livello di conoscenza sul prodotto, ovviamente gliela do, e, e questo. Ok, scusami, ma stavo leggendo No, la no. chat. E ci sta. Intanto, ciao a tutti ragazzi, siete arrivati nella chat. Detto questo, Pif, grosso modo abbiamo affrontato tutti i discorsi di cui mi interessava parlare con te, di cui volevo parlare con te. Volevo chiederti, ma un ragazzo che vorrebbe arrivare a fare quello che fai adesso tu, che comunque sembra una cosa molto divertente e che sicuramente non è pesante, sarà pesante sicuramente da qualche lato, però sicuramente non è pesante come farsi le 5/6 su 7 in un cocktail bar o in un locale. Come può un semplice bartender ad arrivare a fare quello che fai tu oggi? Allora, parto col dire che ognuno, nel senso, io mi sono dato 10 anni fa un obiettivo e magari poteva essere questo magari nel percorso, ok? Quindi io sempre, non mi sono mai visto finire la mia vita dietro banco. Sapevo che era, cioè il banco è la mia vita per forza, però non mi sono visto finire lì, ecco. Quindi ho sempre visto questo lavoro qui sicuramente dopo la vita da dietro banco. Quindi poi lì ognuno decide, nel senso, dice uno a me piace stare sempre dietro banco, c'è il tuo locale, la tua attività, quindi poi lì in base agli obiettivi che ha ognuno deciderà cosa fare del suo futuro. Però se uno, insomma, è incuriosito ad avere un ruolo come questo, sicuramente deve iniziare da subito a capire quali sono le strade da prendere, nel senso, ogni volta che andrà avanti nella sua carriera avrà sempre di fronte a sé delle strade e dovrà essere bravo a capire quali sono quelle giuste per arrivare verso la meta che vuole lui. Sai, devi capire quando devi, magari forse è meglio a momenti essere invisibile, a volte invece devi sapere quando devi per forza essere tu in prima linea, farti vedere e dire sono qua. Sono tanti momenti, fatti di momenti il percorso. Quando devi sapere se levarti di mezzo o no. Esatto. Un errore che io sono stato il primo a fare e che tantissime persone vedo che fanno è la paura di togliersi da qualche posto. Cioè, veramente, io l'ho fatto per tanti anni, quando ho iniziato a lavorare molto bene e fare tanti corsi nella scuola, che io prima insegnare nei corsi era una cosa un po' in più, era come, tra virgolette, il lavoro del weekend, che ci guadagnavo un po', erano soldi sì, però a cui non davo tanta importanza. Quando poi mi sono reso conto, e non lasciavo il mio lavoro principale perché avevo paura di rimanere senza. E mi sono reso conto poi che questa paura mi ha portato a la scelta che poi ho fatto dopo negli anni, però poi una volta che ho preso la scelta, una volta che ho deciso di dedicarmi più all'insegnamento che al lavoro del bancone, mi sono reso conto di quante occasioni ho perso perché avevo paura di andarmene. Quindi, perché c'è sempre questa cosa di abbandono quel posto, poi dopo dove vado? Il nostro lavoro è bello soprattutto perché se siamo bravi, ovviamente di base metto sempre l'essere bravi, di base metto sempre
l'aver voglia di lavorare e di apportare qualcosa. Perciò non dico che se uno fa il bartender trova lavoro ovunque. Se uno fa il bartender ed è bravo in qualcosa dell'ambito del bartending, lavoro lo trova molto facilmente. Però spesso abbiamo questa cosa che ci lega magari perché non vogliamo andare, abbiamo paura di, tra virgolette, lanciarci nel vuoto. Invece me ne sono reso conto io sulla mia pelle che il cambiamento è proprio la cosa che ti porta di più a crescere. Cioè, nel senso, tipo io lavoravo a Riccione. Ogni anno ho fatto 3 o 4 stagioni ho fatte a Riccione, o qua 3, non mi ricordo, 3 o 4 ne ho fatte. E ogni anno quando arrivava febbraio, marzo, aprile, avevo paura che non mi richiamassero e dico, cavolo, se non mi richiamano io cosa faccio d'estate? Chi mi chiama? E poi invece quando mi sono ritrovato ad arrivare al momento in cui a Riccione sono cambiate le cose, non è che non mi hanno richiamato a me, è che è cambiata la gestione, quindi non c'è stato neanche modo per me non c'è stato neanche modo per me di essere richiamato e ho cambiato e sono andato dove vado ancora tuttora, fortunatamente, a Jesolo, e lì ho avuto un cambiamento pazzesco confronto sia al lavoravo in un modo a Riccione e invece a Jesolo mi sono ritrovato a lavorare completamente in un altro, ma di 10 livelli in più. È uguale quando ho deciso di staccarmi dal mondo dei locali e ho iniziato a lavorare soltanto a scuola. Cioè è cambiato il mio lavoro si è innalzato in modo vertiginoso in pochissimo tempo e tutto questo perché? Soltanto perché decidevo di smettere e cambiare. Tipo adesso negli ultimi 2 anni io ho ricominciato a lavorare nei locali la sera perché mi rendevo conto che mi mancava. Cioè tipo io 2017-2018 ho lavorato pochissimo nei locali, ho sempre lavorato per la maggior parte a livello facendo solo insegnamento e mi mancava proprio, soprattutto durante la pandemia, vedevo che proprio mi mancava questa cosa perché grosso modo ho continuato a lavorare soltanto d'estate a livello di dentro un locale. Invece adesso da grosso modo 1 anno e mezzo, 2 anni lavoro di nuovo nel locale e mi piace tantissimo e mi diverto un sacco e tra virgolette, magari non dal lato tecnico, magari non nel lato non nel lato tecnico, magari non nel lato del modo di lavorare, dico, non mi dà crescita, però mi fa crescere in altre cose e sento che mi fa stare bene. Quindi, per concludere questa cosa, non abbiate mai paura di cambiare o posto di lavoro o il tipo di lavoro che fate, perché tipo io sono passato da fare drink sono passato da fare drink a insegnare e basta in corsi di flair, perciò fare drink e insegnare un corso di flair sono cose completamente diverse. Quindi non abbiate paura di questo. Mi lego a questo discorso ad una cosa che ti ho aperto prima, però poi non abbiamo parlato. Intanto grazie Flair Italy per la camicia. E ne ho comprata un'altra proprio poco prima di iniziare la diretta perché perché farò una lezione il 15. Il 15 farò una lezione speciale con un ospite che a dire big e a dire che non ve lo nessuno se lo aspetterebbe è assurdo. Ovviamente è un grande personaggio del mondo del flair, perché sempre del flair faccio parte io, quindi sono riuscito ad accalappiare al volo questo grande personaggio che non vive neanche più in Italia e ve lo annuncerò in questi giorni. Comunque Piff volevo dire, non abbiamo parlato della scuola, che è comunque una cosa molto importante. Mi ricordo che avevi anche investito molto perché ti eri anche confidato con me ne avevi parlato. Me ne avevi parlato, quindi vorrei che mi raccontassi un po' della scuola. Vorrei anche che mi dicessi un po' com'è nata la cosa, come va avanti e queste cose qua, perché immagino che adesso tu, lavorando per un'azienda così grande, tu sia, tra virgolette, vincolato, nel senso che devi lavorare solo per loro, come è giusto che sia. Perciò torniamo un attimo indietro Sì. e raccontami un attimo della scuola. Allora, diciamo che io ho iniziato a fare un po' di formazione, prima mia personale, quindi quando ho creato questa masterclass No Ways, comunque già magari facevo qualche corso di formazione, ho detto lanciamo questi miei corsi, cosa facciamo? Facciamo un reel. Io ho fatto questo mio reel e ho detto dai, insomma, vediamo se con questo video facciamo qualche corso e ovviamente inaspettato, ecco, perché comunque siamo 3-4 anni fa.
E da lì in verità ho lanciato questo reel, ho avuto tantissime risposte e volevo fare nel locale dove lavoravo, fare 3 corsisti no, sì, volevo fare 3 corsisti in 1 lezione a settimana, 3 corsisti, quindi 12 corsisti al mese. In realtà ho fatto pieno a una media di 4 corsisti per 2, quindi sono stato molto, molto contento. Poi da qui in verità ho iniziato anche a insegnare all'alberghiero, quindi m'han chiamato, m'han contattato anche per fare il docente, che un po' mi fa ridere 'sta roba perché cioè, io docente veramente, un disastro a scuola, poi alla fine son passato a fare il docente. Sì, però parlando di scuole alberghiere, che forse ne ho già parlato, però nelle scuole alberghiere non ha molto, tra virgolette, sex appeal il bar e sala. La maggior parte dei ragazzi è più portato a fare cucina, dato quello che offre la televisione oggi. Però me ne sono reso conto io perfettamente che invece ogni volta che ragazzi come te, come me, si presentano nelle scuole alberghiere, ho visto anche, cioè vedo che tantissimi ragazzi che fanno parte del mondo del flair vanno a fare dimostrazioni o comunque interventi nelle scuole alberghiere, e però quando vedono noi in una scuola alberghiera tutti quanti si prendono bene. Perciò non è che c'è poco interesse per il mondo del bar, magari viene rappresentato nel modo sbagliato, perché ogni volta che ci presentiamo noi, ragazzi, tra virgolette, che comunque facciamo i bartender, ci muoviamo, parliamo e facciamo le cose in un certo modo, sì, comunque facciamo comunque crescere l'interesse dei ragazzi alle superiori. Cos'è? 14-18 anni? Io c'ho 17, 18. No, alle superiori tu ne hai dai 14 ai 18, giusto? Sì, io prendo le terze o le quarte, non mi ricordo, comunque Sì, c'erano sì. 17, media Sì, 17. comunque l'interesse sicuramente lo fa salire, perciò Sì. questa cosa qua del magari portare ragazzi come noi nelle scuole alberghiere, anche se magari non siamo tanto preparati o comunque la nostra storia scolastica non è delle migliori, sicuramente porterebbe comunque a un risultato migliore in quanto riguarda scelta del cucina o bar e sala. Comunque, continua pure a Ma raccontare. no, penso che già il fatto che comunque ci chiamino, come dici tu, vuol dire che anche loro stanno capendo che servono figure giovani e comunque come le nostre adesso andare a insegnare ai ragazzi giovani, che comunque noi siamo molto più vicini a loro, come tutto, quindi questa cosa è molto positiva. E poi dopo, un bel giorno, arriva questo bel ragazzo, si chiama Enrico, Enrico Mazzo di Modena, che mi ha chiesto se ero interessato a fare questo progetto di scuola di bartending insieme nel modenese, non essendoci una scuola né a Reggio Emilia né a Modena, quindi prendevamo le province. Allora io ci ho pensato un po' e poi ho detto: "Guarda dai, tanto dei corsi già ne faccio, ho comunque scritto dei miei manuali personali, quindi insomma, volendo abbiamo anche già una buona base per andare a crearci dei manuali nostri, e perché no?" Quindi m'ha reso molto contento comunque creare una scuola, visto che in poco tempo abbiam fatto del bene, abbiam conosciuto tanti ragazzi che dopo abbiamo fatto lavorare, in giro per le stagioni, in giro per i locali, quindi abbiam creato veramente una nostra rete. E quindi 2 anni fa è nata anche questa scuola a Modena chiamata Fluid Lab Academy, e lì facciamo corsi che van dalla caffetteria al flair, alla miscelazione, 360 gradi il mondo del bar. Quindi anche quello è stato un bel progetto che è iniziato e si sta portando avanti. Tra l'altro, aprire una scuola, a Modena non penso ci siano scuole, giusto? No. Perché tempi fa, anni fa, dei ragazzi che conosciamo, nostri amici, Manu e, Manu e Billy, ecco mi sfuggiva il nome, Manu e Billy avevano una scuola a Modena che poi loro due si sono divisi e dividendosi loro due era rimasto soltanto Manu, poi Manu si è trasferito negli Stati Uniti e quindi trasferendosi anche lui ha levato di mezzo sia la sua scuola che il suo catering, immagino, e quindi Modena è rimasta tra virgolette scoperta a Scoperto, sì. livello di... Però comunque aprire una scuola in un posto sicuramente porta, tra virgolette, la provincia a crescere a livello di miscelazione. Comunque già comunque un posto che continua a sfornare bartender che sono istruiti in un certo modo fa anche crescere il livello di... mi viene da dire l'inglese,
il livello comunque dei bartender all'interno della zona, quindi anche quello che possono offrire i locali è già molto più di livello confronto a quello che c'era prima. Ma ti dirò, poi ci sono anche proprio locali della zona che ci hanno chiesto di andare nei locali a fare formazione ai loro bartender perché volevano che fossero educati su anche solo dalle conoscenze a come lavorare. Quindi, perché magari uno ha un'istruzione che gli viene data dal bartender di prima, che però insomma magari è un po' obsoleta. Quindi ci sono molti locali che si vogliono aggiornare adesso, e quindi questa cosa è veramente molto positiva. C'è un bel incremento di gente che sa bere bene, c'è un bel incremento di gente curiosa per drink particolari e c'è anche questo incremento sul voler aggiornarsi sempre, quindi secondo me ci aspettano dei begli anni. Penso. Va bene, Simo. E io vabbè, ci siamo detti grosso modo tutto, ho affrontato tutti i lati. Mamma mia, che camicia che ho tirato fuori! Che camicia! Abbiamo affrontato tutte le cose di cui volevo parlare con te. Detto questo, tornando indietro nel tempo, il nostro Simone Piff, ragionando a quando hai fatto il tuo primo corso lì a Reggio Emilia, pensando a te stesso, sei contento di quello che hai fatto? Sei contento della tua, tra virgolette, carriera? Hai dei rimpianti? Hai delle strade che avresti dovuto prendere che rimpiangi di non aver preso? Sei soddisfatto di te? Tirando le somme a oggi, che giudizio dai a Simone Piff? Che domanda profonda. Allora, penso che ognuno di noi magari tornando indietro cambierebbe qualcosa. Io non lo farei perché dove sono ora sono contento, non mi sento arrivato assolutamente, mi sento però al punto giusto del mio percorso, nel momento giusto, che è una soddisfazione, penso, molto molto grande, almeno per me è così. Quindi ti direi, non cambio nulla, perché se poi magari cambiando qualcosa mi cambia anche il futuro di adesso, se in peggio non lo vorrei, in meglio non so cosa potrebbe essere adesso, quindi ti direi di no. Sto bene dove sono e il mio percorso lo tengo e vado avanti. Quindi sei contento? Molto. Molto bene. Detto questo, io direi che con la nostra puntata abbiamo finito. Siamo arrivati, cosa molto importante, siamo arrivati a 48 abbonati. Quindi penso che scadrà qualche abbonamento nei prossimi giorni, perciò per la prossima diretta da 48 scenderanno. Siamo anche stati sopra i 30 spettatori per tutto il tempo, siamo già a 1 ora e 36 di diretta, quindi non è poco. E per questo vi ringrazio già. Se entro domani arrivano altri 2 abbonamenti, posso regalare anche questa benedetta borsa che ve le faccio vedere, ce le ho lì sul divano insieme al cappello di cesso pubblico di Simone Piff. Perciò per questa pubblicità involontaria che però ormai è arrivata, chiedo accesso pubblico di regalarmi 2 felpe e 2 cappelli, e così posso darvi così posso dare una di queste benedette borse a uno di voi abbonati. E del resto già da domani, ragazzi, perché adesso ho trovato il modo di fare tutto, già da domani mattina questa puntata sarà disponibile su Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme. Io ringrazio Simone di essere venuto qua. Grazie mille. E ringrazio voi di esserci stati, ragazzi, e ci vediamo giovedì, e l'ospite di giovedì sarà Gianluigi Bosco. Se non sapete chi è, datevi uno schiaffone sulle mani, tipo cercatelo subito, così, e poi cercatelo su YouTube e rifatevi gli occhi, e con lui ci vedremo questo giovedì. Bella a tutti, ragazzi. Ciao. Ciao ciao. What they scream, wait, what they mean? Tyson put in work, his head touched the